I pupazzetti amigurumi. Ok, li abbiamo visti e rivisti, ma vi siete mai chiesti l'origine anche di questi meravigliosissimi pupazzetti fatti all'uncinetto? Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Federica delle Creature di Federica. Eccoci in questo secondo video dedicato alla storia dell'uncinetto. Nel video precedente abbiamo visto le origini e la storia dell'uncinetto e della sua pratica. In questo video invece tratteremo la storia e le origini degli amigurumi, una delle mie più grandi passioni all'uncinetto. Ma che cosa sono gli amigurumi e da dove ci arrivano? Beh, gli amigurumi sono delle creazioni tridimensionali che riproducono bambole, animali, personaggi, piante, mostriciattoli, oggetti e tanto altro ancora. Ed è la tecnica di uncinetto che a me piace di più. L'amigurumi è lavorato a uncinetto o a maglia e arriva a noi dal Giappone, ma la sua origine, che comunque è asiatica, si pensa arrivi dalla Cina, dove già in tempi antichi usavano creare bamboline all'uncinetto. In Giappone si sono sviluppati nel periodo tra il 1600 e il 1800. Li creavano per divertimento o anche per rituale, per decorare e come accessori per i samurai, e la particolarità era che dovevano essere semplici. Ma in Giappone stesso sono diventati popolari solo negli anni 70 e successivamente si sono diffusi in tutto il mondo, diventando popolarissimi anche da noi negli anni 2000. Dando così il via a progetti più complessi ed elaborati che riproducono sbalorditivamente personaggi e altro. Difatti, per tantissime creazioni è necessario seguire i pattern, ovvero gli schemi. Tra l'altro, e questo è il passaggio successivo, si possono anche creare i propri amigurumi personalmente scrivendo i propri pattern. E amigurumi che cosa significa? Ebbene, il termine amigurumi deriva dal giapponese, come si poteva ben immaginare. È composto da ami, che significa lavorare a uncinetto, e nuigurumi, che significa pupazzo imbottito. Letteralmente significa pupazzo imbottito lavorato a uncinetto o a maglia. Certo, lavorare a uncinetto o a maglia, perché ami, inteso come lavorare a uncinetto, per loro può voler dire sia uncinetto che maglia. Come si fanno gli amigurumi? Allora, per prima cosa vi avviso che una volta iniziati a fare gli amigurumi non si smette più, anzi. Comunque, il segreto per fare gli amigurumi è di partire dal cerchio magico e di lavorare continuamente a spirale. Dopodiché un'altra cosa da sapere è che il punto principale per fare gli amigurumi è la maglia bassa. Questo perché poi andranno imbottiti e quindi le maglie devono essere strette tra loro per fare in modo che non si veda l'imbottitura all'esterno. Ci sono però degli amigurumi in cui certi tipi di lavorazioni vanno fatti anche utilizzando ad esempio la maglia alta. È il caso ad esempio delle zampette che vanno fatte sui amigurumi no siu, ovvero senza cucitura, oppure le orecchie o altre parti del corpo in cui vanno utilizzate maglie più alte per creare proprio l'oggetto e la parte specifica. Ecco quindi che questo breve video, che va a completare il video che abbiamo visto precedentemente sulla storia dell'uncinetto, abbiamo visto la storia degli amigurumi. Una storia che ci porta all'Asia antica, alla Cina e al Giappone di quei tempi. Un evento così datato, ma di cui ci è rimasto tanto. Così come per l'uncinetto in sé, anche gli amigurumi rimangono un po' annebbiati, ma nonostante ciò sono giunti fino a noi. Bene, con questo video ho finito intanto la parte storica di uncinetto e amigurumi. Perciò se il video ti è piaciuto lasciami un bel like e condividilo per aiutarmi a crescere e ti ricordo soprattutto di iscriverti per non perderti nessuno dei prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima e cominceremo così con le lezioni di uncinetto. Ciao e buone creazioni!